Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento dedicato alla vocazione e al numero del destino. Mi piacerebbe che questa diretta, fosse interattiva e quindi, come già vi accennavo nei giorni precedenti, risponderò alle vostre domande. Alcune, me le sono segnate, delle domande che ho raccolto nei giorni precedenti, ma, vorrei anche dirvi perché, ho deciso di fare una diretta dedicata a questo tema. In realtà i motivi sono diversi. Il primo è il fatto che questo tema è sempre più sentito e questo lo vedo quotidianamente, attraverso quelli che sono i consulti individuali che appunto ogni giorno svolgo, in maniera appunto individuale. E una delle domande più gettonate è: "Voglio capire qual è la mia missione". Anche su questo poi ne parleremo, quindi vi faccio un po', come dire, la scaletta della serata. Mi sono fatta anche una scaletta cartacea, perché vorrei cercare ovviamente di rispettare per non perdermi niente, quindi andremo a vedere cosa si intende per vocazione e missione. Andremo a vedere come la numerologia in questo può esserci utile. Andremo poi a calcolare il numero del destino, vi darò anche dei significati legati a questo numero e, vi racconterò anche il tema che è proprio questo, dedicato alla vocazione, in merito all'evento in presenza che farò a maggio. Su questo ho ricevuto diverse domande in questi giorni, soprattutto dopo la storia di ieri sera sulla meditazione. In effetti questa parte qui è un dietro le quinte che non ho mai raccontato, anche come si svolge quel processo creativo e poi magari insomma vi illustrerò anche questo. E ovviamente, cosa più importante, rispondere anche alle vostre domande. Su questo piccola parentesi, non andrò ad analizzare i vostri numeri stasera, vorrei che ci fossero cioè mi piacerebbe rispondere a domande, dubbi, perplessità, curiosità che avete in merito al tema della missione, ma anche della numerologia, dei numeri, eccetera. Okay, ci siamo? Allora io direi di partire da questo aspetto che è, una domanda che vorrei fare a voi e su questo, stiamo testando adesso il sondaggio. Abbiamo visto che c'è questa nuova opzione e vorrei subito metterla all'opera. Allora vedete che c'è un sondaggio dove, è una domanda rivolta a voi e voi potete cliccare su una delle 3 ovviamente opzioni. La domanda che vi rivolgo è questa: qual è secondo voi l'ingrediente fondamentale per la propria realizzazione? Dovete scegliere ovviamente una di queste 3, quindi il coraggio, la conoscenza o le risorse economiche. Potete selezionare la vostra idea, la vostra risposta e poi alla fine di questa diretta andremo insieme a vedere qual è l'ingrediente segreto o comunque fondamentale per adempiere alla nostra realizzazione. Okay, quindi questo abbiamo fatto. Poi, altra cosa, il termine vocazione deriva dal latino e il significato è chiamata. Ma se si spezzetta questa parola, c'è voc azione. Quindi vocazione con cosa finisce? Con il termine azione. E questo che cosa vuol dire? Che nel momento in cui avvertiamo dentro una chiamata, non è sufficiente rimanere sul divano ad aspettare con fede e fiducia che il miracolo accada, ma è necessario mettersi all'opera attraverso l'azione. Quindi possiamo avere il più grande talento del mondo, sentire la chiamata dell'anima dentro, ma se poi il talento e la chiamata non sono seguiti dall'azione, sarà molto, molto difficile che noi possiamo arrivare alla fine di questa esistenza realizzando quello per cui noi siamo venuti in questo piano di esistenza. Quindi l'azione è fondamentale.
stavo per dare il suggerimento in merito al sondaggio. Allora, intanto vediamo. Al primo posto c'è il coraggio, secondo conoscenza, al momento nessuno ha messo risorse economiche. Ottimo. Quindi torniamo alla domanda più sentita, è come dire la domanda del secolo. Cosa sono venuta a fare qua? Qual è la mia vocazione? Qual è la mia missione? Voglio capirlo. E anche qui vorrei farvi una domanda. Secondo voi la vocazione, quindi la chiamata, è qualcosa che si può capire da un punto di vista mentale, razionale? O invece è qualcosa che deve accadere, avvenire attraverso un sentire? Perché quando si parla di vocazione, un altro elemento importante che ci può aiutare nel comprendere è proprio il tema dell'amore, della passione, di quello che si accende dentro nel momento in cui ci siamo allineati a quello che ci piace fare. E lì non c'è niente da capire. Pensavo, vi porto l'esempio di una persona che ha fatto con me oggi, proprio oggi, una lettura. E questa donna, ha esordito dicendo che lei era qui per capire la sua missione, se era sulla strada giusta. Al che si mette a raccontare il suo lavoro attuale e quello per cui sta studiando. E io l'ho fatta parlare, dopo 7 minuti le dico: "La consulenza potrebbe finire qui". Perché? Perché se tu ti riascolti, quindi se voi vi ascoltate, in quel caso se questa persona si riascoltava, poteva già capire qual era la sua strada, in base a che cosa? In base al fuoco che lei mi ha trasmesso nel momento in cui raccontava quello che lei stava per terminare in termini di percorso, per poi renderla la sua attività. Quindi la vocazione è alimentata da questo fuoco interiore e il fuoco interiore è una delle risposte. Quindi come faccio a capire qual è la mia missione? Ma il fuoco interiore si può capire, no? È qualcosa che uno sente. Per sentire però bisogna imparare a volte proprio a stare in silenzio. Imparare a saper cogliere i messaggi che arrivano dall'esterno, perché poi in questo caso l'anima cosa fa? Si serve di strumenti, messaggi, sincronicità, incontri, persone, quindi gli altri diventano un tramite attraverso il quale l'anima può darci delle risposte. Ma se noi siamo presi dal nostro fare, dal dover sempre riempire ogni silenzio con le parole, dalla corsa, dal dover comprendere, dal dover performare, che spazio siamo in grado di creare di vuoto affinché le risposte ci arrivino? Che sono risposte che arrivano appunto tramite il sentire, tramite l'esperienza e non tramite il capire dal punto di vista razionale, perché sono proprio 2 piani diversi. Okay. Ehm, a livello numerologico, ovviamente, la nostra data di nascita presenta diversi punti, strumenti, numeri che ci portano a conoscere sempre di più a riconoscere, a ricordare quello che noi siamo. E un aspetto su cui io tengo particolarmente è, quello di lavorare, e i numeri in questo ci aiutano perfettamente, è quello di lavorare su quelli che sono i nostri automatismi, ferite, convinzioni, dettate dalla personalità e ovviamente anche dalle memorie familiari, eccetera. Perché se noi appunto siamo in quel loop del: "Non mi vedo, non sono abbastanza, ho bisogno di certificato per poter iniziare quella professione, per poter fare, qualcuno che mi validi dall'esterno", possono arrivare tutti i messaggi dall'esterno di: "Guarda che sei brava a fare questo, guarda che questa cosa ti viene perfettamente", ma saremo sempre fagocitati dalle nostre convinzioni limitanti, dalla personalità.
Quindi per me ha un estremo valore e, do una importanza enorme a quella che è l'indagine della parte ombra, della parte conflittuale, della parte degli automatismi. Perché una volta che le lenti sono pulite, immaginate di andare di andare in autostrada, piove, fango e voi andate in giro con questo vetro pieno di acqua e di fango. È facile guidare? Non credo, almeno già quando piove è difficile vedere quello che c'è davanti. E questo è quello che accade tutti i giorni, quotidianamente a noi. Quindi se le nostre lenti, se questo vetro è sporco, non possiamo vedere al di là che c'è un panorama meraviglioso con un cielo azzurro, sole splendente, no? Vedremo sempre solo semplicemente le chiazze di fango con la pioggia e tutto sarà, come dire, coperto. Quindi il lavoro sui propri automatismi, sulla personalità è estremamente importante, perché poi lì saremo pronti a vedere e a riconoscere quelli che sono i nostri talenti, qualità e anche connetterci più facilmente con la missione e con la vocazione. E come dicevo il numero del destino in maniera particolare ci dà proprio un'indicazione su quello che l'anima è chiamata a fare, a vivere e anche a trascendere in questo piano di esistenza. E poi tra poco vi darò anche il calcolo, vedremo i significati, vi farò anche un esempio con un personaggio famoso che amo particolarmente. E quindi, tornando al numero del destino, attraverso sempre quella che è stata la mia sperimentazione in questi anni, attraverso le centinaia di consulenze fatte quotidianamente, ho potuto, vedere che il numero del destino è come se veramente fosse stratificato, ma questa stratificazione l'ho riscontrata in più parti della data. Quindi il numero del destino presenta il primo strato che è quello legato all'archetipo, quindi l'anima arriva in questo piano di esistenza e stabilisce, entra in risonanza con un codice preciso. Questo codice che cos'è? È la data, ma è anche il nome e cognome e il codice è anche il numero del destino. È come se fosse veramente, una sorta di codice identificativo che contiene al suo interno la mappa della nostra vita. E il numero del destino appunto ha questo primo strato che è quello appunto archetipico e il ruolo che l'anima ha scelto. Poi, andando più in profondità, c'è anche lo strato familiare. Quindi l'anima sceglie un determinato tipo di famiglia e di genitori perché deve adempiere al suo progetto. Ma non basta, è necessario ovviamente anche andare nel terzo livello che è quello transgenerazionale delle memorie familiari ereditate. E in realtà ce ne sarebbe un quarto di livello, che è il livello legato alle memorie delle vite precedenti. Quindi sono 4 strati che si intersecano e che come una spirale agiscono continuamente in sincronia e proprio in contemporanea dentro di noi, ma non solo dentro di noi, anche fuori. Fuori in che modo? Attraverso il tipo di incontri che facciamo, attraverso il tipo di persone che, arrivano nella nostra vita, attraverso gli amici, i colleghi, il gruppo dei pari, tutte le persone che, fanno parte del nostro mondo esterno. Quindi indagare, conoscere questo aspetto legato al numero del destino può essere un ulteriore tassello del puzzle che, mi raccomando e con molta attenzione, ricordiamoci sempre che sta a noi comporre. Quindi la numerologia, come tutti gli altri strumenti di autoconoscenza, contribuiscono ad aggiungere un tassello del puzzle. Capisco benissimo, comprendo che quando ci si trova in un momento di difficoltà o di decisione importante, si vada alla ricerca di qualcuno che dall'esterno ci dica: "Tu sei nato per fare questo o questa è la tua missione". Ma
Noi, esseri umani, non siamo in grado di vedere fino in fondo questa parte, perché se così fosse, appunto, saremmo nati con il ricordo di ciò che siamo venuti a fare, quindi ci sarà un motivo del perché si cade nell'oblio e nasciamo dimenticando quello che era stato stabilito e quello che si è vissuto nelle vite precedenti. Perché questa fa parte della stessa missione dell'anima. Quindi uno pensa che nel momento in cui arriva a capire la missione dell'anima, lì sia tutto in discesa, inizia la vita. No, almeno per me non è così, perché siamo già nella nostra missione, incarnando che cosa? L'essere cercatori di quella che è la nostra vera natura, riscoprire la nostra essenza e la nostra natura. E quindi, ovviamente, la numerologia con il numero del destino ci dà una mano in questo. Questo ovviamente, come accennavo all'inizio, sarà proprio, il tema centrale dell'incontro in presenza che svolgerò, il 17 maggio, l'incontro di numerologia e costellazioni, però poi dopo ve lo spiego meglio. Quindi, facciamo un esempio di questi 4 livelli. Allora, un esempio che deve essere semplice. Allora, mi viene molto bene con il tema, del valore. Allora, prendiamo il caso di una persona. Okay, poi andrò a spiegare tutti i numeri, quindi non mi dimentico e tra poco vi darò anche il calcolo, quindi state tranquilli. Adesso vi faccio solo un esempio dei 4 livelli del numero del destino, di quello che ci possono dire e di come l'anima ha bisogno di fare esperienza di tutti e 4. Quindi il primo livello è l'archetipo, quindi l'anima si incarna in questo piano di esistenza con un determinato nome, una determinata data e decide di incarnarsi con il ruolo del guerriero numero 1. Okay? Quindi la prima sfida e lezione è quella di imparare a, farcela con le proprie gambe, a riconoscere il fatto che l'uno è colui che inizia e che va avanti per primo. Adesso lo sto semplificando, okay? Quindi è anche un numero che ha bisogno di autoriconoscere la sua unicità e di autoriconoscere il suo valore. Quindi cosa accadrà? Potrà nascere in una famiglia dove all'interno della sua famiglia di origine non si sentirà visto, non si sentirà abbastanza supportato, dovrà sempre cavarsela da solo, magari non so, può essere il primogenito all'interno di una famiglia e quindi il primogenito tendenzialmente è quello che se la deve cavare perché poi arrivan le sorelle e i fratelli, quindi i genitori sono più orientati verso chi arriva dopo e quindi si alimenta il fatto che, ecco vedi, devo cavarmela da solo, ma da solo non riesco, quindi la famiglia conferma la sua sfida, le sue ferite dell'1. Terzo livello, livello transgenerazionale. Può essere che all'interno di questo pacchetto familiare dell'albero, sia da ramo materno che paterno, perché nel numero del destino ci sono le memorie dei rami, dei sistemi che confluiscono, quindi la memoria transgenerazionale può essere legata a un tema di invisibilità, a qualcuno che si è sentito da solo e non supportato. Ultimo livello, il tema delle memorie, legate alle vite precedenti. Quindi lì può esserci un esempio di, non so, ehm, in una vita passata, si è stati abbandonati, esempio, dal partner, da un genitore, un bambino che è andato a lavorare prestissimo, perché è rimasto come dire, doveva mantenere lui la famiglia. Quindi capite come tutte le informazioni sono, come dire, veramente come una sorta di matrioska, come una spirale e tutte continuamente agiscono contemporaneamente. Allora, prima ho detto che i genitori confermano le ferite e questa secondo me allora, è una consapevolezza a cui sono arrivata sempre grazie attraverso tutte gli incontri fatti con voi, con le persone, perché io imparo tantissimo da lì, okay? Quindi tante delle cose che dico le ho imparate attraverso gli incontri con le persone.
Okay. Allora è questo. Noi siamo abituati a pensare che la famiglia di origine, durante l'infanzia, crea le nostre ferite. Okay, da un punto di vista psicologico è così, ma da un punto di vista animico, e i numeri in questo veramente sono stati illuminanti, mostrano qualcosa di particolarmente controintuitivo, cioè che la data di nascita, essendo una programmazione, determina cosa ci fa arrabbiare, cosa ci fa soffrire, cosa ci fa irritare, cosa ci fa gioire, quindi la nostra data ci programma. Sulla base di queste programmazioni abbiamo una determinata lente per vedere noi stessi e gli altri, e i genitori che cosa faranno? Non faranno altro che confermare questa programmazione. Ecco perché, sempre tornando al tema della missione e della vocazione, s non si può non tenere in considerazione il rapporto con la famiglia di origine, perché per adempiere al proprio progetto è necessario lavorare sulle proprie radici. Perché se siamo in lotta contro di loro e quindi anche contro noi stessi, che energia vitale si può avere per poter essere prolifici, per poter stare nell'amore, nella leggerezza, seguire il proprio fuoco, se si è impegnati a lottare contro chi ci ha messo al mondo? È molto difficile, okay? Fino a qua ci sono delle domande? Vogliamo mandare nel frattempo qualche domanda video? Vado avanti? Ci siete? Dubbi, perplessità? Fatemi sapere. Allora, si possono sentire più vocazioni e non sapere cosa scegliere? Grazie. Allora, si possono avere più interessi e poi essere brava in più cose. Questo, sarebbe interessante anche vedere qual è il tuo numero del destino. Allora, finisco questa domanda e poi vi do il calcolo. Ma la radice, la matrice è una, che poi si può diramare in più cose. Esempio, una persona che ha un destino 6 è predisposta alla cura, a portare il benessere, ma non è detto che tutti quelli che hanno il destino 6, non so, sono operatori olistici. Ci sono gli insegnanti, ci sono gli educatori, c'è chi lavora in ospedale, ci sono gli artisti, c'è chi lavora con l'interior design, chi fa lo stilista, chi fa quadri. Quindi la radice è una, ma che può prendere sfumature e sfaccettature diverse. Nel momento in cui tu hai più interessi, che cosa devi fare? Devi stabilire che per tot tempo, almeno per 1 anno ce lo vogliamo dare come tempo, coltivare una sola cosa per almeno 365 giorni, che poi anche, a livello numerologico, anche i nostri anni personali durano da compleanno a compleanno. Quindi nell'arco di 1 anno si possono vedere, uno diventa bravo, affina la tecnica, sperimenta, ha il tempo necessario per poter vedere poi alla fine, ehm, l'andamento, dove si è arrivati, eccetera. Allora, io direi adesso che vi do il calcolo. So che tanti di voi già lo conoscono il calcolo, ma lo facciamo perché non tutti lo sanno. Quindi qui avete una bellissima, come dire, come si chiama, il block notice. Allora, semplicemente bisogna fare la somma di giorno più mese più anno. Ci sono 1000 modi per calcolare il numero del destino, sommando le singole cifre, riducendo il giorno mesiano a una sola cifra. Adesso noi facciamo il metodo classico tradizionale, che è sommare ogni singola cifra della vostra data di nascita. Il numero, il risultato finale lo dovete ulteriormente sommare, e a qualcuno di voi verrà sicuramente fuori un numero 11, 22, 33, 44, che sono i numeri maestri. Okay, quindi iniziate a sommare tutte le cifre della vostra data di nascita e vi potete anche scrivere la cifra che vi viene, il risultato, fate una barrettina e mettete il risultato ridotto. Per esempio in questo caso 23/3/1945 si fa 2 più 3, si fa tutta la cifra, tutte le cifre sommate una singolarmente. Vedete che il risultato intermedio è un 27? Ecco, voi potete mettere a fianco del vostro foglio il numero e poi ridurre ulteriormente. 27 cosa diventa? 2 più 7 fa 9.
e tra poco vi spiego perché. Allora calcolatelo. Sì, la mia somma è 41, quindi è 5, esattamente, sì. Allora, perché qua si va un po' nel livello pro. Il numero che precede la riduzione, anche quello ha un senso. Allora, 11,2 consideri sia l'11 che il 2, perché l'11 è un numero maestro per la numerologia pitagorica, perché per altre numerologie, come anche per la numerologia su base 22, non sono contemplati i numeri maestri. Lo tieni sia 11 che 2. Devi tenere 2 numeri del destino praticamente, okay? 33 e anche 6. Somma 40 diventa un 4. Okay, quindi la cifra, il risultato che vi esce dovete ridurlo ad un numero compreso tra 1 e 9. Quindi l'11 diventa 2, il 23 diventa 5, però voi tenetevi comunque la cifra intermedia di fianco. 12 diventa 3, esattamente, sì. Allora, qua si apre un grande, come dire, portone. Portale no, perché hanno un po' rotto le scatole 'sti portali, sinceramente. Vabbè, parentesi. Allora stavo dicendo, che esistono tante diverse correnti numerologiche. Ho 2 destini, andiamo bene. No, il destino è uno, ma ci sono delle sfumature che tra poco vi mostro. Allora stavo dicendo, per la numerologia pitagorica sono contemplati i numeri karmici e maestri, che sono dei numeri che vengono definiti con delle frequenze più elevate. Ma se si va in altre numerologie, non esistono i numeri maestri, quindi focalizzarsi sul numero maestro per me non ha alcun senso. Primo, perché in base al calcolo che fai può uscire o meno il numero maestro. Quindi già lì, adesso se sommate le singole cifre vi può uscire il numero maestro, fate un altro calcolo e non vi esce. Okay. Seconda risposta. Ehm, I numeri maestri che presentano queste frequenze elevate, ma non è detto che si attivino durante l'arco della vita. Perché? Perché se io non lavoro nel fango, dal basso, dalle basi, che frequenza maestra voglio incarnare? Quindi a volte diventa un puro appagamento dell'ego. Come a volte vedo dei contenuti, 3 segnali che sei una strega. Ma quella roba lì, secondo voi, a cosa serve? Ad appagare quale parte di noi? La parte egoica. 5 segnali che sei una guaritrice spirituale. Però, se non si va a lavorare nell'ombra e nel fango, puoi anche avere tutti i segnali del mondo di essere una guaritrice, ma se poi ti ostini a voler salvare gli altri, non salvi né te e né gli altri così, okay? Quindi, ecco, una piccola parentesi sui numeri maestri, che ripeto sono l'11, il 22, il 33 e il 44. Poi vi dirò anche gli archetipi, okay? Adesso, vado con i significati. Allora, il calcolo della persona, del personaggio che vedete in questa, infografica, sapete chi è? Allora, lui ha un numero del destino 9, è la data di nascita di Franco Battiato ed è particolarmente significativo il suo numero del destino, perché lui che cosa faceva con le sue canzoni? Lui attraverso i testi e attraverso l'arte elevava le coscienze di chi lo ascoltava, che è proprio l'essenza, direi quasi più alta del numero 9, che è proprio l'archetipo del liberatore. Il 9 è un liberatore delle coscienze. Per esempio anche Gandhi aveva un 9 nel numero del destino. Quindi è un numero che spesso mette insieme la parte artistica con il messaggio impegnato. Lui incarna perfettamente questo 9, proprio da manuale. Il 9, tra l'altro, contiene dentro di sé tutti gli altri numeri che lo precedono, quindi è l'apice della saggezza ed è una saggezza incarnata perché appresa e vissuta tramite le esperienze. È un numero che poi parla di distacco,
anche di compassione. E questo 27 che voi vedete prima, 2 più 7, il 2 è l'intuizione e la sensibilità, il 7 è il mistico. E lui altro che testi mistici, spirituali, evoluti che componeva, tante cose ancora non sono comprensibili. Lui viaggiava proprio su quel piano lì. E poi vabbè, ci sarebbe tantissimo altro da dire con questo 3, 23, quindi il tema della voce, della comunicazione, della creatività. È particolarmente significativo. Okay, ovviamente non voglio ridurre a così poco la magnificenza e la grandezza di Franco Battiato, però è giusto per farvi vedere come i numeri parlano di noi, anche se a volte non ce ne si rende conto, e di come alcune persone arrivino proprio a incarnare l'evoluzione dell'archetipo, perché la cosa interessante è che tutti gli archetipi che ci animano, in termini di numero del destino, vivono una loro evoluzione nell'arco del tempo, o meglio, quello dovrebbe essere la meta, quindi evolvere con il tempo, per incarnare la parte più vera, più viva del numero. Okay, vado ai significati, va bene? Domande? Riguardo ai numeri maestri, aggiungo che non tutte le persone riescono a mantenere nel tempo la frequenza del numero maestro, perché è più alta e quindi occorre un certo slancio di apertura del cuore. Beh, sì, sì, assolutamente. Però anche lì, per arrivare all'apertura del cuore, bisogna lavorare sulla personalità. Bisogna lavorare, ripeto, partendo dal fango, quindi a volte c'è l'illusione che si sta incarnando la frequenza del numero maestro, ma è un'illusione. L'esempio classico, per esempio, è un numero maestro 33-6 che parla molto di guarigione, di aiuto, ma spesso si è nell'autosacrificio di sé, nel voler imporre all'altro quello che deve fare, nel dover risolvere. Quella non si è nell'apertura di cuore, si è nel proprio bisogno di conferme, di voler stare bene e non riuscire a sopportare, per esempio, il dolore dell'altro. Quindi sì, ma c'è da aggiungere l'altro pezzetto legato alla personalità. È possibile che la missione sia legata al mio sogno che ho da sempre, anche se i miei familiari in senso largo dicono che sono cavolate, che io non sono fatta per quello e non posso? Allora, qui mi hai dato uno slancio, Cecilia, perché un esercizio che avrei voluto farvi fare, ma non c'è il tempo, è questo, ma potete farlo voi da soli, è chiudere gli occhi, ritornare indietro a quando eravate alle elementari barra medie e vedere in quali materie andavate bene, cosa vi annoiava, cosa invece vi interessava e cosa vi veniva bene fare in maniera semplice, perché lì ci sono già le risposte. Quindi Cecilia, il fatto che la tua famiglia sia contro, qui si apre l'altro grande capitolo del fatto che la maggior parte delle volte i familiari non sono a favore di un progetto, soprattutto se è nuovo e se non è mai stato, come dire, nessuno lo ha mai fatto nel sistema familiare. Proprio per un processo di conservazione del sistema. È un meccanismo proprio ancestrale di tutti noi esseri umani, ovvero il nuovo è pericoloso. Anche un nuovo lavoro può essere pericoloso per un sistema, o una persona che si sposa con, un uomo o una donna di un'altra etnia. Sono tutti aspetti che diventano tipo una sorta di allarme per il sistema familiare, che cerca di rimanere sempre, di preservarsi, rimanendo sempre lo stesso, facendo sempre le stesse cose. Ma lì sappiamo che non c'è nessun tipo di evoluzione. Quindi l'evoluzione c'è nel momento in cui qualcuno nell'albero decide e stabilisce: "No, questa cosa non risuona con me, seguo la mia chiamata". Quindi sarebbe bello che ci fosse, come dire, la strada spianata di dire: "Sì, vai, ce la puoi fare", ma la maggior parte delle volte non è così. Quindi questo può anche essere legato al tuo numero del destino, perché quello ti può dire la famiglia ti dice, non so, non fare quel lavoro perché magari è indipendente, autonomo e tu hai un 4 nel destino nel mese che invece dice: "No, trovati un lavoro sicuro, retribuito, che abbia sempre la stessa entrata ogni mese".
Questo è un rompere con una regola familiare, con un mandato. Vado con i significati. Allora, ovviamente adesso non ci sarebbe veramente tantissimo da dire sui numeri del destino, ma come sempre sui numeri in generale e, come dire, inchiniamoci anche al fatto che i numeri non possano comunque essere racchiusi in compartimenti stagni. Cioè, ci sono veramente tante sfumature e declinazioni dei numeri, okay, adesso andiamo più cerchiamo di rimanere sul generale. Quindi, avete calcolato il vostro numero del destino, partiamo dall'1. 1 legato all'archetipo del guerriero. È caratterizzato da uno spirito visionario e intraprendente, è colui che apre le strade agli altri e deve creare progetti che sono autonomi, personali, deve portare avanti il suo personale progetto. Quindi un 1 non è fatto tendenzialmente, per esempio, per fare lavori da dipendente, perché deve sperimentare il suo valore, la sua indipendenza e libertà. Così come anche coltivare la sua autostima. Quindi a livello familiare, come dicevo prima, può nascere una famiglia dove l'autostima viene messa duramente alla prova o dove si viene lanciati nel mondo senza appigli dicendo ma come faccio da solo a cavarmela? Ecco, questa è la sfida dell'uno. Ehm, Ovviamente poi ci saranno delle caratteristiche comuni che ritornano in vari numeri, ma lo vedrete. Numero 2. Il 2 arriva in questo piano di esistenza, innanzitutto è l'archetipo del fanciullo, quindi l'1 il guerriero, 2 il fanciullo o anche definito il diplomatico, che è un po' più semplice da vedere, immaginare come, energia. Il 2 sostiene, accompagna, risolve, mette insieme, è il lavoro di squadra, è il portare soluzioni, è l'accompagnare l'altro. Quindi l'1 il sole, il 2 la luna, per intenderci. È un numero che parla di intuizione e di apertura verso l'altro. Il 2 che cosa deve imparare a fare però? A riconoscere se stesso al di là dell'altro, perché il rischio è quello di fondersi, di vivere una sorta di fusione con un genitore, poi diventa con un partner o diventa con, il datore di lavoro o con un collega o con i clienti. Quindi il 2 deve imparare a separare se stesso dall'altro, riconoscendo appunto la sua unicità, riconoscendo i propri bisogni. A livello familiare deve imparare ad esprimere le sue emozioni e al tempo stesso a non farsi travolgere dalle emozioni. L'altra cosa interessante è che ogni numero presenta sempre anche il suo opposto dentro, okay? Quindi possiamo avere un 1 profondamente insicuro, ma dall'altra parte un 1 profondamente arrogante, egoico, che esiste solo lui, è bravo solo lui. Stesso per il 2, possiamo avere un 2 estremamente sensibile, empatico, che vive le emozioni degli altri come fossero le sue, o un 2 totalmente freddo, distaccato, che taglia le emozioni. E così vale per tutti gli altri numeri. Numero 3. Allora, sarebbe bello adesso anche ovviamente approfondire, le professioni lavorative, però voi dovete cercare di far funzionare il vostro intuito, volevo dire cervelletto, ma no, il vostro intuito e vedere quali lavori possono essere adatti con queste caratteristiche, perché ovviamente parlandoci chiaro, la missione comunque, un canale grosso e importante diventa anche l'aspetto lavorativo, perché è la parte di vita dove noi impieghiamo più ore, okay? Quindi numero 3, passiamo al 3, l'archetipo del giullare. Il 3, arriva in questo piano di esistenza per sperimentare, mettere al servizio degli altri la propria creatività, la capacità di, vivere con leggerezza eventi avversi, portare leggerezza nella vita degli altri, quindi la voce è uno strumento, così come anche il ragionamento, anche la logica fa parte del 3, anche l'aspetto organizzativo. Quindi non è solamente canto o insegnamento, sì, sono tutte anche le professioni che si svolgono attraverso la voce, ma anche attraverso la creatività, ehm, e la sfida è quella di, guidare
di adattarsi, ma senza perdere di vista la propria natura. A livello familiare che cosa c'è? La sfida dell'autenticità. Quindi se si nasce con un destino 3, può essere che nella famiglia non ci sia stata la possibilità di esprimersi, perché esprimere le emozioni, esprimere i propri bisogni era non era possibile farlo, okay? Sto semplificando, Se avete poi delle domande me le scrivete. Numero 4, archetipo del costruttore. Già il termine dice molto, è un numero che parla di concretezza, di saper organizzare, di saper gestire, di saper costruire, quindi di lasciare proprio di realizzarsi attraverso qualcosa che è tangibile. Se un 4 non crea cose tangibili, può pensare di non essere realizzato, perché il 4 ha bisogno di vedere risultati concreti. Okay? A livello di storia familiare qui c'è che cosa? L'importanza di imparare a fidarsi di sé, ma anche degli altri e fidarsi anche proprio della vita, vivendo con leggerezza, uscendo dalla tendenza a dover continuamente, per esempio, performare, al dover fare. 5, numero legato all'archetipo del cercatore. Il 5 è proprio un esploratore della vita. 5 come 5 sensi, quindi un 5 nel destino è una persona che è spinta a conoscere, ad assaporare la vita attraverso i 5 sensi. È un numero che fa anche da ponte, è il traghettatore per eccellenza, quindi colui che traghetta la persona da un punto a un altro. Quindi chi è il traghettatore a livello di, mi viene il termine, aspettate, di lavoro, può essere un insegnante, può essere un counselor, può essere qualcuno che lavora nel mondo olistico, può essere, la doula della morte, può essere la doula della nascita, quindi tutte quelle figure che traghettano. Nel 5 però abbiamo anche chi si occupa di marketing e di comunicazione, quindi vedete come ogni numero può avere veramente tantissime sfumature e sfaccettature? Ed è per questo che qui poi serve il vostro impegno ad ascoltarvi e quindi dire: "Okay, se adesso attorno a me non esistesse più l'aspettativa della mia famiglia, di mio marito o di mia moglie, il fatto che ho dei figli e quindi ho delle responsabilità, se avessi tutti i soldi del mondo, quindi ci sarebbe la condizione ideale perfetta, tu adesso cosa faresti?" Cosa faresti? Perché se la risposta ti arriva, vuol dire che sono le aspettative e le paure che non ti permettono di entrare in contatto con questa chiamata. Ma è quello che siamo chiamati a fare, andare oltre le nostre paure. Anche questo fa parte della nostra missione dell'anima. Quindi tornando al 5, il traghettatore, a livello di, storia familiare qua c'è un tema di mancato riconoscimento, quindi una persona con un destino 5 potrebbe vivere situazioni dove si sente continuamente svalutata e non riconosciuta. Okay. Un 5 può anche aiutare gli altri a riconoscersi. Aiutare gli altri a promuoversi, non a caso quelli che lavorano nella pubblicità e nel marketing cosa fanno? Danno visibilità a qualcun altro, la visibilità che nel loro sistema non c'è stata. Cioè capite veramente la potenza di questa cosa? Io veramente ogni volta mi esalto perché dico: "Ma com'è cioè quanto è magica la vita e quanto potenti sono questi strumenti." Okay, freno il mio entusiasmo e vado avanti. Numero 6, numero legato all'archetipo dell'angelo custode. L'angelo custode già di per sé come figura è colui che si occupa di cura, di benessere, di bellezza. Prima un po' ho portato l'esempio che nel 6 possono esserci appunto chi lavora nel benessere fisico, anche gli stessi parrucchieri, chi lavora nel benessere interiore, quindi non so, possono esserci gli educatori, chi lavora nel mondo olistico, ma possono anche esserci chi lavora con la bellezza, appunto con l'estetica, con l'arte, con la creatività. Ma il focus, il fulcro è sempre lo stesso, è portare benessere, cura, amore, attenzione attraverso i propri strumenti, talenti e qualità.
La sfida e l'impronta familiare che qual è? È imparare ad amarsi al di là dei no che si dicono, perché la tendenza del 6 poi è quella di, ehm, sacrificare se stesso per sentirsi amato. In che modo? Salvando l'altro. Quindi anche qui memoria familiare di qualcuno che non è stato salvato nel sistema. Numero 7. Il 7, il numero legato all'archetipo del mistico o del saggio, è un numero che può presentare veramente 2 volti. Allora, a proposito, ci sono dei numeri che possono sentirsi chiamati da più cose contemporaneamente. Per esempio l'1 tendenzialmente può iniziare 1000 cose e poi non finire non finirne neanche una, perché l'emozione sta nell'inizio. E chi dice che questa cosa è sbagliata? Ovviamente quando si tratta poi di serietà bisogna stabilire e andare avanti con un progetto. Il 5 è un altro numero di quelli che deve sperimentare, quindi è quello che acquista tanti libri, corsi, inizia 1000 cose, deve adesso va di qua e no, poi c'è quell'incontro, no, devo andare anche in quello, accumula cose, conoscenze, esperienze. Poi il 6 è un numero che tendenzialmente fa fatica a scegliere, potrebbe trovarsi in mezzo a 2 scelte, e il 6 e anche il 7, altro numero, sono 2 numeri che possono per un periodo di tempo portare avanti anche 2 cose contemporaneamente. Questo se avete anche un 6 nel giorno e nel mese di nascita, per esempio, okay? Quindi l'essenza del 7, il mistico, è quella dell'indagine, della conoscenza e è chiamato in questa vita a unire la mente con il cuore, perché il 7 può diventare rimanere solo nella parte iniziale della sua evoluzione, che è la mente analitica, di studio, l'osservazione, l'analisi, la razionalità. Ma questo è solo un pezzetto del 7. Il 7 è anche quello se non vedo non credo, ma in realtà il 7 è un numero profondamente connesso alla parte spirituale, che poi magari lui adempie, ma in maniera diversa, e lui non pensa che è intuizione quella che le sta parlando, pensa che sia la sua immaginazione, no immaginazione, la sua conoscenza teorica, quando in realtà è qualcos'altro, okay? Quindi il 7 deve imparare a fidarsi del suo sentire e delle esperienze, trasformando le esperienze nel suo metodo di apprendimento anche. A livello familiare qua c'è una direzione che si è presa sbagliata e quindi passa la memoria del attenzione a scegliere, perché se prendi una direzione con il cuore sbaglierai sicuramente. Numero 8. L'8 è il numero legato all'archetipo del sovrano. L'8 è per eccellenza quel numero che è chiamato a mettere in connessione in questo piano di esistenza la materia con lo spirito. Quindi immaginate di remare con 2 remi. Se voi remate con 2 remi andate dritti. Se invece remate con un solo remo, cosa succede? Che si gira su se stessi. E quindi se si è troppo improntati, orientati a carriera, soldi, denaro, casa, famiglia, che sono esperienze che l'8 deve viversi, e si dimentica la parte del lavoro su di sé, la parte della spiritualità, dell'invisibile, è uno squilibrio, ma anche dall'altra parte. Quindi se sono totalmente orientata alla spiritualità, quindi non chiedo soldi per il mio servizio, sono più nell'etere che nella materia, anche quello è uno squilibrio. Attenzione, l'8 è un numero che arriva per sperimentare la ricchezza, ma non significa che tutti gli 8 siano così, anzi, in maniera particolare l'8 può sperimentare situazioni di scarsità, di difficoltà, di soldi che vanno e vengono, okay? Questo anche proprio per una questione di sistema familiare, di lavoro legato al sacrificio, di dover risparmiare, di alcune cose non si possono fare perché se no chissà cosa pensano gli altri, eccetera. Domande fino a qui? Finisco? Chiedo anche alla regia. Sì, finisco con i numeri, almeno poi ci dedichiamo alle domande. Numero 9, archetipo del liberatore. Abbiamo visto che Franco Battiato aveva questo numero del destino, ed è proprio il numero che crea opere e progetti che siano al servizio della collettività. Attraverso che cosa? Attraverso progetti umanitari, esempio, attraverso l'arte, ma c'è proprio il tema del servizio, della compassione, portare benessere alla collettività. Quindi ci sono numeri che lavorano più facilmente con il collettivo e numeri che invece sono più orientati a lavorare
in maniera one to one. Ecco perché alcuni ispirano centinaia di migliaia di persone ed altri invece fanno un'ispirazione diversa, ma non significa che uno abbia più valore dell'altro, semplicemente sono 2 percorsi diversi. Quindi, altro aspetto importantissimo è il fatto di quanto mi paragono agli altri, perché quando entriamo nel paragone è devastante, perché il paragone ti blocca, non ti fa fare più niente, okay? Concludo con i numeri maestri. Poi ci sono anche i karmici, su questo c'è anche un video dedicato sul mio canale YouTube. I numeri karmici maestri poi li approfondirò ovviamente anche durante l'incontro del 17 maggio. Allora, i numeri maestri abbiamo detto sono l'11, il 22, il 33 e il 44. L'11 è il numero legato all'archetipo del genio, il 22 è legato all'archetipo del creatore, il 33 del maestro e il 44 dello sciamano. Cosa hanno in comune tutti questi numeri maestri? Che sono orientati al servizio, espresso attraverso un'intuizione particolarmente sviluppata. Quindi l'11 è un doppio 1, ovviamente poi ci sono anche le sfide che adesso ovviamente non riusciamo a vedere, però il doppio 1, l'11 di che cosa parla? Parla di una capacità di entrare in connessione con la propria intuizione e portare nel mondo queste intuizioni. Poi c'è il 22 che è una sorta di evoluzione, perché il 22, la cui somma fa 4, ha la capacità di mettere e portare a terra queste intuizioni, di creare opere tangibili. L'11 può lavorare più a livello invisibile, ok? Ehm, quindi l'11 lavora più su un piano dell'invisibile, su cose meno tangibili, il 22 invece concretizza le intuizioni, mettendole al servizio. Il 33 è il numero legato al maestro. 33 ridotto fa 6, ricordatevi l'angelo custode, quindi il maestro è colui che ha sviluppato una compassione così elevata e un amore così ampio che lui aiuta semplicemente rimanendo al suo posto spesso. Ed è un numero che ispira gli altri, non manipola, perché poi ovviamente quello può essere la sfida. Il 44, doppio 4, la terra, il legame anche con la natura, i 4 elementi, quindi viene definito archetipo dello sciamano perché c'è un contatto può esserci un contatto particolare anche proprio con gli spiriti della natura, con gli elementi, con la terra, quindi il bisogno di radicarsi, il bisogno di ritornare a contatto con le proprie radici. Quindi tutto questo ha a che fare con l'energia del numero maestro 44. Ovviamente adesso ve l'ho riassunto, il riassunto del riassunto, però stasera avete la possibilità di aggiungere ulteriori tasselli e consapevolezze, anche se sono cose che avete già sentito, ogni volta cogliete cose diverse, perché voi siete diversi. Quindi il lavoro grosso comunque rimane quello che voi dovete fare nel vostro quotidiano, ripeto, a partire nell'affrontare, nell'entrare dentro nei vostri automatismi, nelle vostre paure, nelle vostre convinzioni, nella paura di perdere l'approvazione familiare, ma fa parte delle sfide. Okay? Riprendo la mia scaletta. Ah, un'ultima cosa prima di passare alle domande. Un'altra delle domande che mi era arrivata è: "Ho tante idee, ma non riesco a passare all'azione, mi sento bloccato". Allora, qui in realtà c'è, la risposta al sondaggio la vogliamo mettere? La mettiamo dopo, suspense. Ma in realtà qui, okay, possono esserci le memorie familiari di blocco, di fallimento, di non approvazione, mettiamoci dentro tutto. Ma se io non ho il coraggio di buttarmi, posso anche risolvere tutte le memorie familiari che ho alle spalle, ma comunque non si sbloccherà niente. Quindi questo è da tenere in considerazione, quindi non possiamo prenderci in giro su questo. Poi ovviamente un altro lavoro importante, ed è quello che fa le costellazioni, è portare a galla quelle che sono le lealtà invisibili verso un fratello non nato prima di noi, verso un figlio che non è nato. Può essere una lealtà o, un blocco nei confronti di qualcuno che nella famiglia non si è realizzato. Quindi è ovvio che ognuno di noi, ovviamente, nel suo bagaglio di strumenti,
ha anche queste lealtà ai conflitti, ma possono diventare i nostri più grandi motori. Quindi prima li riconosciamo, prima diventano i nostri alleati e non più delle zavorre da portarci dietro. E ripeto, in questo le costellazioni familiari sono, maestre, perché nel giro di pochi minuti portano a galla la realtà e la verità di ciò che veramente è, di quello che c'è, senza fronzoli, senza scuse, senza il mentale. Okay, ora direi che è il momento delle domande. Come state? Siete vivi? Allora, se avete delle domande scrivetele. Abbiamo ancora 10 minuti per stare insieme, quindi possiamo andare avanti ancora 10 minuti, okay. Ehm, sto vedendo intanto le domande che mi ero segnata. Ehm, vado a vederle. Io sono un 8, ma dopo anni non mi sento più nel posto giusto, non so che direzione prendere. Scusami, è nell'HR? Human risorse umane? Human resource vabbè, okay. Sono un 8, ma dopo 8 anni in teoria nelle risorse umane non mi sento più nel posto giusto e non so che direzione prendere. Okay. Cosa ti posso dire? Innanzitutto ritornare a ricontattare quello che ti piace, che ti appassiona. Quindi prima di prendere una direzione devi sentire dentro che cosa ti appassiona, che cosa ti accende, che cosa vorresti realizzare e poi la direzione si potrà mostrare. Anche perché l'8 tendenzialmente ha bisogno del controllo. Il destino 4 e il destino 8 hanno bisogno, anche il 7 se deriva vabbè da un numero karmico, 16, hanno bisogno di vedere: okay, ma dove porta quella strada? Ma nessuno ce lo può dire. Dobbiamo fare il salto nell'ignoto. Quando ero piccolo prendevo bei voti nel disegno. I miei familiari mi dicevano che dovevo trovare un lavoro sicuro, sempre contro li ho avuti, ma li amo e vado avanti. Eh sì. Allora, quello che dicevo prima, se nella famiglia poi soprattutto ci sono memorie di scarsità, di persone che hanno dovuto lavorare 10, 12 ore sotto il sole, non so, che si sono sacrificate nel lavoro e che hanno vissuto momenti di forte mancanza o percepita come tale, è normale che il disegno non ti potrà mai assicurare un lavoro e un guadagno, quando poi in realtà sappiamo che non è così. Sono delle forme pensiero che in un qualche modo hanno preservato il sistema, ma tu puoi darti la possibilità di andare oltre. Da 10 anni studio varie discipline, riflessologia, kinesiologia, ma non mi sento mai pronta. Amo questo mondo, ma quando ci provo poco dopo si smonta. Come trasmutare sono un 5? Qua c'è la risposta. Il 5 non si sente mai adeguato, è proprio il senso di inadeguatezza per eccellenza. L'unico modo è fare, è agire e iniziare con quello che hai adesso, perché non arriverà mai il momento in cui tu sarai pronta. E l'essere pronti e preparati non si misura e il tuo valore non si misura sulla base delle nozioni che sai, ma su quello che tu hai di cui tu hai fatto esperienza, è quello il vero valore. Quindi più agisci, più ti butti, più esperienza acquisisci e anche se ti sentirai inadeguata comunque andrai avanti. 5. Funzionaria amministrativa, ma a settembre inizio la formazione da costellatrice. Ho finalmente ascoltato la mia anima. Beh, sì, con un 5, funzione amministrativa, c'è qualcosa che cozza. Okay. Allora, il tema dell'azione è estremamente importante, quindi ci sentiamo fissi in un punto, vogliamo fare veramente il salto, dobbiamo smettere di raccontarcela. Dobbiamo smettere di dare la colpa agli altri, di non avere appunto il supporto, di non essere abbastanza, iniziare. Iniziare, perché l'inizio non è mai sbagliato e se anche la cosa non dovesse andare come ci si immagina, comunque si avrà agito e qualcosa dentro sarà comunque cambiato. Quindi un'esperienza, come dire, di vita si sarà fatta.
Se invece stiamo ad aspettare il momento giusto, aspetteremo veramente una vita intera. A proposito di questo, gli eventi in presenza che sto portando avanti ormai da quasi 1 anno, che uniscono numerologia e costellazioni familiari sistemiche e spirituali, hanno anche questo, intento e, missione, cioè dare la possibilità alle persone di conoscersi, un po' come abbiamo fatto questa sera in questa oretta passata insieme, attraverso i numeri o comunque un tema specifico della propria data, perché non è che in una giornata si possono vedere tutti gli aspetti della mappa. Quindi nel caso del 17 maggio si andrà a lavorare sul numero del destino con la conoscenza della numerologia in maniera teorica, ma anche poi esperienziale. Quindi più vado avanti, più questa parte dell'esperienza sento che deve essere incarnata, perché un conto è capire le cose con la mente e studiarle, un conto è incarnarle. Quindi si faranno degli esercizi, ci sarà questa meditazione incredibile che ho realizzato qualche giorno fa e che ho fatto testare a Vince. Tra l'altro ieri abbiamo fatto dei sogni assurdi tutti e due. Quindi è una meditazione veramente potente che va a attivare, forse non è neanche il termine giusto, a riattivare il nostro seme divino, che è il nostro numero del destino, attraverso appunto una meditazione guidata, una visualizzazione. Quindi ci sarà quella parte lì, ci sarà la parte ovviamente dei lavori con le costellazioni spirituali, quindi, sarà una giornata, un'occasione per uscire, trasformati, alleggeriti, più consapevoli e anche più gioiosi di poter ricontattare e di recuperare frammenti e parti di sé che, mancavano. Okay, e poi ovviamente sul sito trovate i prossimi eventi, a breve, prossimamente uscirà il calendario di quest'autunno-inverno da settembre fino a dicembre, quindi per chi vuole essere aggiornato e avvisato sulle prossime date, potete andare sul sito e iscrivervi alla lista di attesa perché poi vi arriveranno tutte le date. Okay, facciamo vedere il sondaggio. Allora, veramente interessante. Allora, bravi perché al primo posto c'è il coraggio. Quindi qual è l'ingrediente fondamentale per la propria realizzazione? Il 68% di voi ha risposto coraggio. Il 32% ha risposto conoscenza e nessuno ha risposto risorse economiche. Anche se a volte il tema delle risorse economiche può essere per tanti un limite, ma più che un limite è una scusa. Quindi bravi perché il coraggio di buttarsi e di inseguire i propri sogni è necessario, vitale, fondamentale e nessuno può infonderci quel coraggio o agire al posto nostro. Quindi bello, sono contenta dai che, il coraggio era al primo posto. Bene, qualche altra domanda? Adesso c'ho l'adrenalina ragazzi a tipo 200 e chi va andrei avanti altre 8 ore e mezza. Allora, sono un 8 nella mia azienda, mi occupo sia dell'amministrazione, ma mi paralizza perché subentra molto il controllo nel tempo, mi dedico anche alla cura dei clienti, questo lavoro mi fa battere. Allora, il tema del controllo e della performance è proprio sfida del numero 8. L'8 deve imparare a fluire con la vita, a fidarsi degli eventi e a fidarsi degli altri. L'8 a volte è un accentratore, quindi fatica a delegare, però sta a te prenderti cura dei clienti, perché se quello non è il tuo ruolo, quell'energia che tu potresti dedicare ai tuoi progetti si disperde in qualcosa che non sarebbe compito tuo fare. Okay? Allora, oggi mi è stato proposto un lavoretto, è un po' che lo cerco, però ha degli orari e giorni non belli e dovrò rinunciare alle mie passioni, che mi piacciono molto, non so cosa scegliere. Allora ovviamente, come dicevo all'inizio, nessuno può dirti cosa devi fare. Tu ti devi ascoltare e anche valutare. Questo lavoro, anche se adesso ti sta scomodo, che non sarà il lavoro probabilmente della tua vita, ti può assicurare il fatto di mettere da parte dei soldi, da poter poi dedicare ai alle tue passioni e poterle quindi coltivare? Sono un destino 4, ho tanti 3 nel nome, nel numero d'espressione e nel giorno di nascita. Sento più il 3 nella vocazione che il 4. È possibile che li debba in qualche modo unire? Sì.
Assolutamente. Ovviamente il nome e il cognome hanno una loro frequenza numerologica, ehm, quindi vanno fatte comunicare insieme tutte queste parti, però sta di fatto che tu hai un 4 nel destino, non hai un 3. Quindi può essere che poi dipende in cosa non ti ritrovi del 4, perché anche lì a volte uno dice: "No, ma io non mi ritrovo nel numero del destino", poi andando ad analizzare invece ci sono i tratti che vengono perfettamente incarnati. Che lavori potrebbero essere legati al numero 4? Diversi. Può essere qualcuno che lavora con le mani, qualcuno che lavora in amministrazione, che fa contabilità, persone che per esempio sono in politica, possono esserci gli sportivi, può esserci qualcuno che lavora con la terra, possono esserci gli architetti, i costruttori, possono esserci veramente un'infinità di sfumature e sfaccettature. Poi andrebbe visto anche il numero del lavoro per avere un quadro più completo e anche gli altri numeri della data. Il senso di un sentirsi di non essere visti dagli altri, cosa significa legato alla figura del padre o di un antenato? Non è così matematica la cosa, anche perché il fatto di capire il perché accade, spesso fa rimanere bloccati nel problema. Quindi il punto è: se tu non ti senti visto, come puoi trasformare questa parte nel tuo alleato? Perché la cosa bella e stupenda che i numeri mostrano è che nei nostri conflitti ci sono anche le chiavi del loro superamento. Quindi diciamo che tendenzialmente, in linea molto teorica, il non essere visti può essere legato a un movimento interrotto verso il papà, quindi non si è riusciti ad accedere al padre quando si era piccoli, ma anche a qualcuno che si è sentito invisibile, quindi lo stesso papà che non si è sentito visto a sua volta dal suo di papà. Però non è l'unica risposta. In linea generale è questo. Fai anche consulenze individuali online o solo in presenza? No, le consulenze individuali le faccio solo online. Al momento ci sono circa 3 mesi e mezzo, 4 di attesa, e invece in presenza faccio solamente, per modo di dire, gli eventi dove metto insieme i 2, strumenti che sono numerologia e costellazioni. Il numero 11 che lavoro potrebbe fare? Allora, andrebbe visto anche il tuo numero del lavoro e gli altri numeri, però tendenzialmente l'11 è un numero che parla di, lavori che sono intuitivi, lavori che può essere legato all'insegnamento, alla creatività, quindi è molto persone che lavorano con la canalizzazione, diciamo l'intuizione e, l'ingegno sono centrali. 1.000.000 di informazioni in pochi minuti. Grazie Carlotta, il tuo fuoco arriva forte. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Che dire, direi che per stasera abbiamo detto tanto, 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 tanto. Sono molto contenta di aver passato questa serata insieme a voi. La diretta rimarrà registrata. Ehm e niente, per il 17 maggio ci sono già 15 persone iscritte, i posti sono limitati. Se volete entrare con tutte le vostre cellule, in questo tipo di lavoro su vocazione e missione dell'anima, sappiate che c'è la possibilità di farlo il 17 maggio vedendoci dal vivo a Como. Grazie a tutti per la partecipazione, veramente siete tantissimi, e niente, buona serata, ci si vede prossimamente su questi schermi.